L'umanità da sempre ha dovuto fare i conti con epidemie molto gravi e poiché, se è vero che un'immagine vale più di 1000 parole, oggi proveremo a ripercorrerle insieme proprio attraverso le immagini e con qualche informazione. In questo video ripercorreremo tutte le epidemie più grandi della storia attraverso le immagini dell'epoca, laddove ovviamente esisteva la fotografia, o attraverso i dipinti e le stampe che sono state fatte per ricordare l'evento. Questo video non vuole aggiungere ansie a tutti noi che ne abbiamo già abbastanza in questo periodo, ma vuole essere anzi un messaggio di speranza e di ottimismo, proprio perché l'umanità nel passato se l'è sempre cavata in ogni circostanza. La fotografia è sempre stato un mezzo potente di informazione e sensibilizzazione delle masse alla conoscenza e alla risoluzione del problema. A maggior ragione, oggi che i mezzi di informazione sono più avanzati e fruibili da tutti, vi invito ad ascoltare le indicazioni di medici e governi per risolvere questo problema che ci affligge in questo momento. Partiamo con la prima epidemia, quella più antica e documentata della storia, la febbre tifoide del 430 a.C. Essa esplose durante la guerra del Peloponneso e sterminò un quarto delle truppe di Atene ed un quarto della popolazione della città. Era talmente fulminante come malattia che il virus non fece in tempo ad essere trasmesso e a diffondersi per fortuna in altre zone al di fuori della città di Atene. Tucidide ce la racconta nei suoi scritti ed evidenzia il fatto che la popolazione, vedendo forse la fine ormai vicina, si lasciava andare a bagordi e a piaceri della carne, non facendo altro che diffondere ulteriormente il virus. Facevano quindi l'esatto contrario di quello che dovremmo fare noi oggi, cioè rimanere in casa. Un'altra epidemia molto conosciuta fu la peste antonina, che esplose nel 165. Fu un'epidemia probabilmente di vaiolo portata dalle truppe del vicino Oriente, che uccise 5 milioni di persone e pare che a Roma morissero fino a 5.000 persone al giorno. Ma l'epidemia più conosciuta dell'antichità è sicuramente la peste nera del 1300. Questa peste bubonica compare in Europa proprio all'inizio del 1300 e fu portata dai mercanti siciliani provenienti dalla Crimea. Da lì poi si diffuse un po' in tutta Europa e il bilancio dei morti fu pesantissimo, ben 20 milioni, pari a un terzo della popolazione del continente. Fu proprio nel Medioevo che fu introdotta la pratica della quarantena come forma di prevenzione alla diffusione della malattia. E la prima città che regolamentò questa forma di prevenzione fu Venezia e poi da lì altre città la imitarono. Il termine quarantena probabilmente deriva dai 40 giorni di purificazione religiosa e non ha molto a che vedere con 40 giorni effettivi scientificamente provati di isolamento. Però da allora questo termine rimase in voga fino ai giorni nostri. Anche qui ricordiamo Alessandro Manzoni che nei Promessi Sposi evidenzia i comportamenti emotivi e irrazionali delle masse, con la caccia ossessiva degli untori, ma anche con l'incapacità delle autorità di prendere seri provvedimenti. Arriviamo quindi alla storia contemporanea e parliamo dell'influenza spagnola del 1918-1920. Questa fu la più grande forma di pandemia dell'umanità e causò più vittime rispetto alla peste nera e infatti si parla di ben 50 milioni di decessi. Questo è forse il primo momento in cui abbiamo immagini fotografiche che documentano un'epidemia. Pare che questa forma di malattia colpisse maggiormente i giovani adulti, perché pare che scatenasse le risposte immunitarie in modo eccessivo. Tant'è vero che anziani e bambini che avevano difese immunitarie più deboli venissero in qualche modo risparmiati. Inoltre sembra che questa forma influenzale non fosse più grave rispetto a tante altre, ma che venisse comunque favorita da condizioni speciali portate dalla Prima Guerra Mondiale che imperversava in quel momento. Queste situazioni erano dovute alla malnutrizione, alla scarsa igiene, ma anche ad ospedali iperaffollati proprio a causa della guerra. Questa influenza sparì letteralmente dopo 18 mesi, senza un apparente motivo.
La macchina sanitaria lavorava giorno e notte e la fotografia e la stampa contribuirono in qualche modo alla diffusione, all'informazione delle masse, al contenimento della malattia e alla sua diffusione. Da qui in poi entriamo nella storia contemporanea e ricordiamo l'influenza asiatica del 1957 rilevata in Cina, che raggiunse poi anche gli Stati Uniti facendo circa 70.000 morti, e l'influenza di Hong Kong del 1968 che fece circa 34.000 vittime. Nel 1981 compare poi sulla scena una nuova malattia negli Stati Uniti, è l'AIDS. Nel giro di poco tempo si diffonde in tutto il mondo, uccidendo circa 3 milioni di persone. Viene presto dimostrata una concomitanza della malattia alla trasmissione sessuale e all'uso di eroina. In tutto il mondo parte una campagna di sensibilizzazione sul tema mai terminata ed avviata da media, dalle star del cinema e dalla musica. Ma ci fu una foto che cambiò la percezione della malattia tra la gente. Nel 1990 la rivista Life pubblicò la foto di un giovane, David Kirby, consumato dalla malattia e circondato dai familiari. Questo scatenò paura ma anche consapevolezza e portò la gente ad essere più attenta a non contrarre la malattia e a diffondere l'informazione anche tra coloro che non erano a conoscenza. Le restanti epidemie sono storia recente e note a tutti. La SARS, scoppiata nel 2002 nell'area orientale, che provocò circa 8.000 casi e 774 decessi in 17 paesi, l'influenza suina, scoppiata tra il 2009 e il 2010, denominata così perché trasmessa appunto dal maiale all'uomo, e che causò in Europa 104 morti su 46.000 casi di contagio, anche se nel mondo i casi di morte furono circa 3.000. E arriviamo così al ben noto Covid-19, il coronavirus che sta affliggendo il mondo in questo momento. Anche questa malattia, come le altre, svanirà. Non esiste una cura, ma solo il buonsenso e poche e semplici regole, come lavarsi le mani, restare in casa e utilizzare la mascherina. Tante sono le foto che circolano sul web in questo momento. Alcune sono già diventate iconiche, come quella dell'infermiera stremata dal lavoro, e forse alcune di esse stanno contribuendo a sensibilizzare la gente e al rispetto delle regole. Con questo, ragazzi, termino qui questo video che, come dicevo, non è per spaventare nessuno, ma era solo a titolo informativo, una carrellata di quelle che sono state le epidemie della storia, le quali si sono tutte concluse per il bene dell'umanità, perché se siamo ancora qui a raccontarcela vuol dire che nessuna l'ha mai avuta vinta, e anche in questo caso sarà così. L'unica cosa da fare è, come dicevo, rimanere in casa e utilizzare i presidi di protezione come le mascherine e lavarsi le mani, in modo da non contagiare e non contagiarci a vicenda. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e grazie.